Ciao! Io sono Sonia e oggi vi spiegherò come fare la maschera della principessa Mononoke. Questa è la parte 1, dove vi spiegherò tutto il procedimento per costruirla. Facciamo partire il video. Il materiale principale è l'Eva Foam. In particolare questo è l'Eva Foam a bassa densità di spessore 5 mm. Per la forma ci servirà un'arancia. Proprio così. Fatemi spiegare. Immaginate di dividere la superficie di un'arancia in spicchi tutti uguali. Sì, però voi non dovete mettervi a disegnare veramente sulle arance. Potete usufruire anche voi di questi pattern che ha realizzato Kamui Cosplay, come ho fatto io. Per disegnare sul foam uso questo pennarello bianco. Ricordatevi di tracciare questi segni perché sono molto importanti. Ci servono 4 forme uguali. Per tagliare il foam ci basterà un taglierino molto affilato. Mentre tagliamo la lama non deve stare inclinata né da una parte né dall'altra, ma perpendicolare alla superficie. Se la lama sarà abbastanza affilata otterrete un taglio così. La mia colla preferita per il foam è il mastice della Pattex. Basta applicare uno strato sottile da entrambi i lati e poi togliere l'eccesso con uno scarto di foam. Cercate di lavorare in un'area ventilata perché questa cosa puzza da morire, fidatevi. Più o meno dopo 10 minuti sarà asciutto e potrete incollare. I segni che avevo fatto mi servono come riferimento. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per incollare, perché alla fine, una volta incollati i pezzi, non si staccano più, ma proprio mai più. Intanto ne approfitto per ricordarvi che tutti i materiali che sto utilizzando li trovate in descrizione sotto al video. Ecco, ora abbiamo creato una mezza sfera. Dovete sapere che il foam è un materiale termoformabile, perciò con la pistola termica possiamo dargli forma e, come potete vedere, anche chiudere i pori della superficie. Potete anche aiutarvi con una forma rotonda e ripetere il processo quante volte volete. Poi ho disegnato la forma delle orecchie su un foglio di carta. Ho fatto qualche prova per vedere se la forma era giusta. Per gli occhi e per la bocca ho fatto qualche prova in più. Ho disegnato una forma che poteva più o meno andare bene. È sempre importante fare delle prove con la carta perché ci permette di non sprecare foam. Per questo ci serve uno spessore diverso, ovvero 1 centimetro. Tracciamo sul foam 3 forme uguali e affilate più che potete il taglierino, perché stavolta per tagliare dovremo utilizzare un'angolazione particolare. Non importa se il taglio non è perfetto, comunque dovrebbe venire fuori una cosa di questo tipo. Le altre parti si tagliano normalmente. Per le orecchie va bene il foam da 5 mm, ma ricordatevi di specchiare la vostra forma, in modo da avere una destra e una sinistra. E basta, le tagliamo normalmente. Le vedete tutte queste imperfezioni? Sì, fanno schifo. Perciò per sistemarle uso questa piccola fresa comunemente chiamata anche Dremel. La punta che uso per togliere più materiale è questa qui, con la carta vetrata.
Ma le mie preferite sono queste qui. Tolgono meno materiale perché hanno la grana più fine, ma rendono la superficie incredibilmente liscia. Mi raccomando, ricordatevi di proteggervi dalle polveri. Se vi interessa approfondire l'argomento, vi ho lasciato un tutorial in descrizione. Questo è il risultato che ho ottenuto utilizzando la punta con la carta vetrata. E questo è il risultato utilizzando la punta con la grana fine. Guardate com'è liscio. Ok, ora pulisco dalla polvere con la scopa elettrica. Poi con la pistola termica ripulisco tutti i residui di polvere e per dare forma alle orecchie. Aspettate sempre che il foam si raffreddi prima di lasciarlo, in modo che mantenga la forma. Ora sì che sembrano delle orecchie. Stessa cosa per gli occhi. Potete ripetere il processo finché non siete soddisfatti. Poi ho incollato con il mastice in modo da spalmare la colla in maniera omogenea. Ora aspetto. Aspetto ancora. Mentre aspetto mi faccio anche una dormita. Dopo aver incollato sistemo le imperfezioni con la forbice. Poi traccio la zona dove incollare gli occhi e la bocca. E anche dove fare il buco. Incolliamo sempre con il mastice. Mi raccomando, fate sempre uno strato sottile. Allo stesso modo ho incollato anche le orecchie. Poi ho incollato un supporto provvisorio dietro la maschera, in modo da poterla impugnare quando vado a dipingerla. E ora è arrivato il momento di usare il foam clay. Sì, lo so che questa cosa è inquietante. In ogni caso, quello che uso io ha un nome diverso, ma infine è un'argilla modellabile che essicca all'aria. Si può usare davvero per tantissime cose. In questo caso lo possiamo usare tra virgolette per stuccare le imperfezioni. Basterà applicarne un po' sul foam e poi con il dito bagnato lisciare la superficie. Potete applicarlo in tutti i punti dove vi sembra che ci siano delle imperfezioni. Per i dettagli sulla maschera ho fatto un salsicciotto e ho segnato le parti dove andrà incollato. Anche se basterebbe dell'acqua, io preferisco usare la colla per questo tipo di dettagli. Dopo averli incollati li appiattisco un po'. E finalmente la nostra maschera inizia a prendere forma. Questo è tutto. Vi ricordo che ogni materiale che ho usato è in descrizione, assieme a degli altri tutorial di approfondimento. Spero che oggi abbiate imparato qualcosa e che il video sia stato di ispirazione. Per qualsiasi domanda scrivetemi nel mio profilo Instagram oppure qui sotto nei commenti. Rimanete sintonizzati se non volete perdere la parte 2. Ci vediamo presto! Dio bestia! Dio bestia! Dio bestia! Dio bestia!